From plants found in a forest, it is possible to extract brilliant colors for dyeing fabrics without using chemicals and while respecting the environment. This process takes time and requires extensive knowledge and experience to achieve the right color tones. Everything begins by collecting the plants, which are then chopped and left to macerate in boiling pots. Next, the fibers are immersed for coloring, and each color has its own dyeing recipe. Maurizio embarked on this journey alone, discovering the dyeing properties of plants through his studies and delving into the ancient traditions of his country. Is it possible to live in a small village on an Italian island and sustain a business by coloring fabrics only with colors obtained from collected plants? Noi abbiamo una passione prima di tutto verso la natura dove viviamo. I colori naturali sono dei colori vibrantili, dei colori vivi, dei colori che trasmettono emozioni. Maurizio opened the La Robbia laboratory in 2005 after completing a thesis on dyeing plants found in his region. Da questa ricerca scientifica poi è nata questa passione per questi colori naturali. Pian piano nel tempo abbiamo iniziato anche a confezionare questi filati e tessuti e abbiamo creato così una linea La Robbia che comprende accessori d'abbigliamento ed arredamento. Everything takes place in a small village at the heart of an Italian island called Sardinia, rich in forests and plants, where they managed to establish an eco-friendly business that harmonizes with the surrounding environment. Essere al centro della Sardegna molte volte può sembrare uno svantaggio, però si hanno tanti vantaggi che ci permettono di poter lavorare in tranquillità. Abbiamo anche un territorio che è ricco di risorse a livello botanico. Throughout history, people have always colored their clothes. In ancient times, they used only natural sources for colors. But today, chemical processes with dyes, alkalis, heavy metals, and other chemicals are commonly used to fix colors onto garments. The global textile industry uses trillions of gallons of water each year, and much of it becomes wastewater. Treating this water requires significant funds, which may not be available in developing countries. But where does that water end up? Unfortunately, it is illegally dumped into rivers and then into the ocean, becoming toxic for entire populations. The process begins by collecting plants, usually in the early morning when their dyeing power is highest. The gathering is done with care for nature, pruning the plants to avoid depleting the species. Once collected, the plants are taken to the laboratory and finely chopped to extract the dye effectively. Then they are soaked in water for maceration, which lasts about one night. After maceration, the dye is extracted through a process typically done at around 180 degrees. Once the decoction is complete, the organic matter is separated, filtered, and a colored solution is obtained, ready for dyeing. È molto importante anche la ricerca dei filati e dei tessuti che poi utilizziamo nelle nostre lavorazioni. Molti filati e molti tessuti subiscono delle lavorazioni industriali con degli acidi e quindi possono interferire sul risultato finale della tintura. Natural fibers like wool, silk, linen, or cotton are immersed in the prepared dyes. After dyeing, the yarn is cooled inside the color and then removed, washed, and excess dye is removed. The process is done for the three primary colors, red, yellow, and blue. These colors are then mixed in the right proportions to create other colors. È un periodo dove la tintura naturale
è molto di moda. Molte grosse marche si stanno buttando su questo settore qua, tra virgolette appropriandosene. Oggi c'è molta più interesse verso la tintura naturale, però ci sono anche molte più falsificazioni e si rischia di prendere molte fregature. Ultimamente infatti noi stiamo tingendo quasi solo per i nostri prodotti, proprio per dare ancora una maggiore sicurezza al cliente che acquista il nostro prodotto. Un tempo la bellezza dei manufatti tessili era dovuta anche al fatto che avevano delle cromie che oggi non sono più presenti per l'utilizzo di queste tinture sintetiche. Despite the highly advanced textile industry, here at La Robbia, many articles like scarves and beanies are still crafted by hand, using ancient tools to preserve the tradition alive. Recently, they have also introduced a different kind of processing that has attracted a lot of attention, called eco-printing. Si recuperano dei materiali vegetali, sono anche degli scarti alimentari, come ad esempio la buccia di cipolla, li recuperiamo da diversi ristoranti della zona. L'eco-printing è una tecnica di stampa vegetale dove posizioniamo direttamente sui tessuti le foglie, dove vengono chiuse all'interno, poi arrotolate su dei supporti in legno o in ferro. Trattate poi in acqua calda o a vapore per diverso tempo, poi pian piano la foglia rilascia il suo colore e stampa l'impronta. Questa è una variante più artistica rispetto alla classica tintura vera e propria. Noi abbiamo una passione prima di tutto verso il nostro territorio, verso la natura. È un lavoro che ti dà tanto, o meglio a livello psicologico ti rilassa, come la gran parte dei lavori manuali. Molte volte i clienti ci dicono ma il colore naturale costa di più del colore chimico. Noi facciamo sempre un esempio che invece praticamente i due costi quasi si equivalgono. È un costo molto elevato perché un domani noi dovremo spendere per curarci queste allergie cutanee, dovremo spendere per bonificare un territorio e quindi alla fine è importante conoscere la storia degli articoli che oggi noi acquistiamo. Molte persone, molti clienti ci dicono se riusciamo a vivere di questo lavoro. Noi siamo così felici di quello che facciamo perché ci dà soddisfazione, ci dà da vivere e quindi ci permette anche di essere padroni del nostro tempo. Un artigiano lavora anche 10-12 ore forse al giorno. È anche vero che nell'arco di una vita una persona forse passa più dell'80% del suo tempo a lavorare. È meglio passarlo facendo delle cose che danno una gratificazione. Noi speriamo sempre di dare anche se siamo un piccolo laboratorio artigianale, raccontare la nostra storia, speriamo sempre che sia in grado di dare un segnale importante per cambiare il nostro stile di vita, sempre più compatibile con l'ambiente e sempre meno dannoso per la nostra salute.